e bentornati in un nuovo Learnmas. Se non conoscete Learnmas, si tratta di un progetto dove pubblico un video al giorno, da lunedì a venerdì, da inizio dicembre fino al 25 di dicembre. Si tratta di mini lezioni di 3 o 4 minuti. Quando insegno i sostantivi in italiano ai miei studenti, loro sanno che faccio una differenza tra i sostantivi regolari, maschili e femminili, e per regolare intendo che al maschile singolare terminano in O e al maschile plurale terminano in I, al femminile singolare terminano in A e al femminile plurale terminano in E. Per esempio, ragazzo, ragazzi, ragazza, ragazze. C'è poi un'altra categoria di parole che io personalmente chiamo E-words, le parole che terminano in E. Ci sono molte parole che in italiano terminano in E alla forma singolare. Qual è il problema con queste parole? Il problema è che questi sostantivi possono essere o maschili o femminili, dipende ovviamente dal sostantivo di cui stiamo parlando. Ci sono alcune piccole regole che possono aiutare ad identificare il genere della parola, però in generale è necessario studiarla a memoria e ricordarsi il genere. Sono parole che nella forma singolare terminano in e nella forma plurale terminano in I. Non importa se la parola in questione è maschile o femminile, terminerà comunque in E al singolare e in I al plurale. Il problema però è scegliere l'articolo. Bisogna scegliere l'articolo corretto, se femminile o maschile. In questo video e nel video di domani vedremo alcune delle E-words più comuni in italiano ed impareremo il genere. Ricordatevi poi di studiarle perché il venerdì avremo il nostro quiz e ci saranno sicuramente delle domande con queste parole. La prima parola è latte. Latte significa milk. Secondo voi è una parola maschile o femminile? La parola latte è una parola maschile. Dunque l'articolo necessario è il latte. Il latte. Di conseguenza, se vogliamo mettere un aggettivo insieme a questa parola, l'aggettivo dovrà essere al maschile. Il latte caldo, il latte caldo. Seconda parola, la parola fiore. Secondo voi è maschile o femminile? La parola fiore è una parola maschile. Dunque l'articolo necessario è nuovamente il fiore. Il fiore. Vogliamo aggiungere un aggettivo, possiamo dire il fiore giallo. Siccome fiore è maschile singolare, giallo sarà maschile singolare. E dal plurale diventerà i fiori gialli. Fiori maschile plurale, gialli maschile plurale. La prossima parola è lezione. Lezione è maschile o femminile? Lezione è una parola femminile. Di conseguenza l'articolo necessario è la lezione. La lezione. Come aggettivo mettiamo un aggettivo che termina in E alla forma singolare, proprio come la parola lezione. Possiamo dire la lezione interessante. La lezione interessante. Potete dunque immaginare quale sarà il plurale? Le lezioni interessanti. Le lezioni interessanti. La parola lezione e l'aggettivo interessante sono due parole che terminano in E. Come vedete hanno lo stesso comportamento al singolare ed al plurale. Continuiamo con la prossima parola. La parola è stazione. Stazione. Stazione è femminile o maschile? Secondo me molti di voi hanno risposto in maniera corretta dopo aver sentito lezione, perché anche stazione è una parola femminile. La stazione. La stazione. Una regola che vi può aiutare è che le parole che terminano in ione sono femminili. Aggiungiamo un aggettivo, la stazione affollata. La stazione affollata. Siccome stazione è femminile singolare, l'aggettivo affollata sarà femminile singolare. Continuiamo con un'altra parola che sono certa che molti di voi già conoscono, che è la parola caffè. Caffè è maschile o femminile? Il nostro adorato caffè è maschile. Il caffè. Il caffè. Aggiungiamo un aggettivo, possiamo dire il caffè buono. Il caffè buono. Notate però una cosa, in questo caso la parola caffè
ha un accento e c'è una regola per tutte quelle parole che terminano con l'accento. Queste parole al plurale non cambiano, mentre invece gli aggettivi che accompagnano queste parole cambiano. Vediamo in che modo. Noi abbiamo detto il caffè è buono, il plurale diventerà i caffè buoni. Come vedete la parola caffè non cambia dal singolare al plurale, mentre invece l'articolo determinativo e l'aggettivo entrambi cambiano. Questo succede con tutte le parole accentate. Abbiamo finito qui per il Learn Más di oggi. Io spero tanto che questo video sia stato utile e che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo Learn Más. A presto!